Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere appunto con il mazzo della Sibilla Indovina. Come sempre ragazzi vi lascio in descrizione appunto il link di un mio video precedente in cui appunto descrivevo in maniera molto dettagliata l'intero mazzo carta per carta. Come avrete appunto anche già capito, questo sarà un video a doppia variante, quindi variante 1 e variante 2, tra le quali ovviamente potrete scegliere. Chi mi segue da tempo ormai lo sa, che io tendo ad alternare appunto sul canale video a una sola variante, quindi a variante unica, oppure appunto video a doppia variante tra cui poter scegliere, proprio perché so che molti di voi amano la doppia variante, altri invece amano la variante unica. Come avrete anche già letto, ovviamente questa stesa si riferisce ad un rapporto d'amore o comunque ad una frequentazione, anche semplicemente. Ovviamente interrotta appunto questa storia, questa frequentazione, poiché l'altra persona non si è più fatta sentire. Quindi cerchiamo di capire effettivamente, questa persona mi ha davvero dimenticato definitivamente e così in fretta, velocemente? Veramente questa persona non è più interessata a me? E soprattutto perché questa persona si è fermata? Cioè l'origine del blocco, la motivazione, cosa o chi può aver, diciamo, messo i bastoni fra le ruote in questa frequentazione? E ovviamente diamo uno sguardo al futuro, cioè cerchiamo di capire se questa persona ovviamente vi ricercherà. Per quanto riguarda il futuro, io faccio sempre questa premessa: le sibille non hanno gli stessi tempi dei tarocchi, quindi ovviamente quando parliamo di futuro, il futuro identificato dalle sibille è un futuro a breve termine. Quindi le sibille ovviamente sono inerenti al massimo a tempistiche che arrivano ad un paio di mesetti circa rispetto al momento in cui si andrà a vedere la stesa. Quindi non hanno tempistiche lunghe come i tarocchi. I tarocchi voi sapete che hanno tempistiche che arrivano anche oltre l'anno. Ecco, le sibille hanno tempistiche brevi. Quindi chiaramente anche in questo caso cercheremo di capire se a breve, entro al massimo un paio di mesetti, questa persona appunto vi cercherà, se si farà sentire, che intenzioni ovviamente ha. Utilizzerò un metodo a 4 carte, che è appunto un metodo usato classicamente con le sibille per quanto riguarda i ritorni, ma ovviamente poi man mano che stenderò appunto le carte vi spiegherò volta per volta ovviamente di che posizione si tratta. Dunque direi che appunto possiamo iniziare con la prima variante. E dunque appunto per il principio di sincronicità, per chiunque incappi casualmente in questo video o scelga volontariamente, appunto e volutamente, diciamo questa prima variante, cerchiamo di capire se la persona che frequentavate vi cercherà, perché questa persona si è fermata, quindi focus importante ovviamente per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato al blocco o alla, diciamo, scomparsa di questa persona, e ovviamente cerchiamo anche di capire qualcosa in più del comportamento di questa persona entro ovviamente i prossimi giorni, le prossime settimane o al massimo, vi ripeto, un paio di mesetti. Vediamo un po'. Perfetto, ora stendiamo appunto le carte. Perfetto. Allora, allontaniamo momentaneamente ovviamente il resto del mazzo dal tavolo di stesa, in modo che possiate avere di fronte a voi
chiaramente le carte in questione. Come potete vedere qui appunto abbiamo 4 posizioni ben distinte. In prima posizione appunto ci occupiamo di capire se ad oggi questa persona vi pensa, magari anche se a modo di spiarvi o comunque di cercare informazioni in riferimento a voi. In seconda posizione il focus, diciamo, dell'intera questione, cioè capiamo perché sino ad ora questa persona non vi ha più cercato. In terza posizione, le azioni di questa persona nei vostri confronti entro i prossimi giorni. In questa quarta ed ultima posizione, le azioni ovviamente di questa persona in un futuro chiaramente più distante, cioè se effettivamente questa storia ovviamente riprenderà. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, ossia cerchiamo di capire se ad oggi ovviamente questa persona appunto vi pensa, che immagine magari ha ancora di voi. E qui abbiamo la sibilla della contrarietà e del dispiacere. Allora ragazzi, in questo caso questa persona ripensa a voi, però ovviamente ci sono dei dettagli, diciamo così, del vostro rapporto che a questa persona ancora non vanno particolarmente giù. Cioè, la carta di solito della contrarietà e del dispiacere parla di magari un piccolo litigio, una piccola, anche semplicemente una piccola, diciamo così, discussione, che possa appunto essere accaduta, che possa esserci stata tra voi e questa persona, che però, contrariamente anche a quanto si possa pensare, a questa persona dà ancora molto fastidio. Quindi c'è appunto ancora, diciamo, nell'anima di questa persona uno spiacevole appunto ricordo circa appunto questo momento di discussione. O comunque questa persona, diciamo, ritrova in voi e in lui ovviamente una differenza caratteriale talmente forte e importante per cui obiettivamente questa situazione riempie la propria testolina di conflitti interiori profondi, proprio perché questa persona vi vede come molto diversi, evidentemente su alcune argomentazioni che per lui hanno un peso. Quindi vi ripeto, o una discussione gli è pesata tanto e gli pesa tuttora, cioè non riesce a vedere oltre questa discussione, oppure vede in voi, vedete, una forte differenza caratteriale, un modo di vedere per esempio diverso, che dal suo punto di vista sono posizioni troppo diverse, quindi inconciliabili. Quindi questo, diciamo, pone questa persona in forte contraddizione, anche proprio interiormente. Cioè, a volte questa persona vorrebbe veramente scrivervi e tornare da voi, a volte però questa persona preferisce desistere da questo proposito, perché pensa che obiettivamente tra di voi ci siano delle appunto differenze inconciliabili e pensa che quindi, come tipico, vedete, del 9 di quadri abbinato ovviamente a questa sibilla, sia forse meglio, diciamo ancora per un po', lasciar perdurare questo momento di distacco, di solitudine. Cioè ragazzi, questa persona avrebbe veramente ancora voglia di vedervi e di sentirvi, perché il desiderio c'è, vedete, anche il desiderio di un confronto. Però obiettivamente questa persona vi vede e vi sente troppo diversi. Oppure, vi ripeto, c'è qualcosa in riferimento ad una vecchia discussione che ancora ovviamente non gli va giù. Però, vi ripeto, sicuramente la sibilla parla comunque di un desiderio importante ovviamente per quanto appunto riguarda il vedervi. Quindi c'è ancora il desiderio di vedervi perché è un 9 di quadri.
Quindi comunque la volontà, il desiderio nei vostri confronti c'è. Però vi ripeto, questa persona a volte sente veramente urgere dentro se stessa la necessità di vedervi, altre volte però si lascia frenare da questi pensieri. In riferimento, vi ripeto, o proprio a una discussione che c'è stata fra di voi, oppure ad una differenza caratteriale che ovviamente per questa persona però ha un certo peso. Quindi ci ha riflettuto su parecchio, cioè questa persona ha riflettuto molto, per esempio su alcune considerazioni che voi possiate aver fatto, che magari per voi possano aver avuto, diciamo, una valenza comunque serena e magari anche leggera. Ecco, questa persona invece ovviamente ci ha dato un peso diverso, quindi ci ha messo su un carico da 90 e questa cosa lo ha fatto molto riflettere. Quindi un argomento specifico e in particolare che vi ha visto molto diversi e contrapposti. Quindi questa persona crede che ovviamente ormai anche e soprattutto, vedete, da parte vostra, da parte dell'elemento femminile, possa non esserci più, diciamo, una particolare complicità. Cioè questa persona pensa che obiettivamente anche da parte vostra ci sia proprio il desiderio e la preferenza comunque di stargli lontano. Vediamo ora invece in seconda posizione appunto il blocco reale, quindi al di là di queste contrarietà appunto tra voi e questa persona. E qui abbiamo il giovane Bruno. Allora ragazzi, la carta del giovane Bruno rappresenta sicuramente un rivale. Cioè questa persona ovviamente è molto gelosa di appunto un'energia maschile che obiettivamente lui vede come effettivamente un'energia pericolosa o comunque come un effettivo rivale, cioè come qualcuno che a voi possa particolarmente interessare. Nel caso in cui voi siate impegnate, ovviamente questo giovane Bruno è il vostro compagno. Nel caso in cui voi siate single, ecco che questa persona teme particolarmente una persona che voi conoscete, perché appunto è legata a questa carta ovviamente al fante di picche, quindi potrebbe essere un amico piuttosto che un collega, piuttosto che un ex, cioè comunque qualcuno che dal suo punto di vista appunto è molto comunque attratto da voi ed è ovviamente una persona per lui molto pericolosa, cioè un vero e proprio rivale. Quindi sicuramente un individuo, vi ripeto, giovane, che ovviamente vi ronza attorno da diverso tempo, comunque una persona di cui lui assolutamente non si fida, proprio perché vede questa persona come, diciamo, molto disonesta e capace di far di tutto pur ovviamente di conquistarvi. Quindi vi ripeto, sicuramente c'è questa energia maschile che obiettivamente lo intimorisce, lo vede come una persona, diciamo, comunque molto propensa alla conquista, vi ripeto, è un fante di picche e ovviamente, diciamo, come una persona particolarmente appunto nemica, ostile, che potrebbe, diciamo, in qualche modo anche rivalersi su lui stesso. Quindi una persona comunque da tenere a distanza e ovviamente una persona che potrebbe non poco mettergli i bastoni fra le ruote. Quindi un vero e proprio rivale che obiettivamente da un suo punto di vista sicuramente può rappresentare qualcuno che a voi possa piacere o piacere ancora nel caso in cui sia un vostro ex. Quindi sicuramente è una persona che lui teme molto, una persona agguerrita, una persona che fa parte, vi ripeto, già delle vostre conoscenze, ma obiettivamente anche appunto una persona che in qualche modo possa a voi interessare. Vi dicevo con la carta della contrarietà che obiettivamente dal suo punto di vista voi potreste non essere più interessate a lui. Ecco perché? Perché dal suo punto di vista qui c'è qualcun altro. La carta del giovane Bruno, però, ragazzi, in accezione negativa, delinea anche qualcosa in più sull'aspetto caratteriale del soggetto della stesa, non del rivale. Perché, avendo così paura anche soltanto di un ipotetico rivale,
ecco che questa persona dimostra poco coraggio, poca determinazione, un atteggiamento molto altalenante e volubile. Abbiamo detto che a volte veramente vi scriverebbe, ma poi si lascia frenare da, diciamo, paure, piccole incomprensioni, differenze caratteriali. Quindi è una persona poco matura, che non sa stare in coppia, ed è una persona che, diciamo, di fronte alla prima difficoltà tende ad allontanarsi, come tipico appunto del fante di picche. Quindi è una persona che, diciamo, difficilmente va a concretizzare anche tutto quello che dice. Quindi è una persona, vi ripeto, che vuole tutto e subito, che pretende di avere l'esclusiva, per carità, ci mancherebbe, però anche semplicemente di fronte alla piccola difficoltà o al piccolo dubbio, questa persona, ecco che si ritrae. Quindi ha un atteggiamento immaturo, non affronta una discussione. D'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente ha un atteggiamento estremamente infantile. Quindi persona con la quale potrebbe effettivamente essere difficile comunque un confronto chiaro, proprio perché è una persona altalenante, è una persona immatura, è una persona volubile, quindi che non riesce a confrontarsi con l'altra persona nel momento in cui abbia un dubbio, per esempio una gelosia in riferimento a questa energia maschile. O comunque non è una persona che sa andare oltre magari anche semplicemente delle minime differenze caratteriali di cui vi parlavo con la carta, appunto con la sibilla della contrarietà. Quindi sicuramente è una persona che denota poca determinazione, poca tenacia, è una persona che ha paura, diciamo, di prendere in mano una situazione e di gestirla in maniera ovviamente saggia e razionale. Una persona anche poco, diciamo, lungimirante, quindi tende a bloccare tutto subito di fronte alla prima difficoltà, quindi non sa gestire i rapporti d'amore. Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione invece appunto che cosa ovviamente farà questa persona entro i prossimi giorni, le prossime settimane. E qui abbiamo la carta della debolezza. Allora, questa persona ovviamente permarrà ancora in questo stato di fermo, diciamo, comunque è un blocco temporaneo la carta della debolezza, perché non è ovviamente una sibilla che parla di chiusura, è, come vedete, abbinata ovviamente all'8 di spade, quindi parla di paure. È una carta che ovviamente parla di un momento, diciamo, da un punto di vista di energie psicofisiche davvero molto difficile comunque per questa persona. La debolezza appunto si riferisce anche magari a problematiche di salute, mi auguro di no, comunque momento di grande stress. Quindi questa persona tende a vedere le cose in maniera molto più, diciamo, negativa, ha un atteggiamento pessimistico nei confronti proprio ovviamente della realtà, non solo ovviamente di voi e del vostro rapporto, ed è una persona che in questo momento, diciamo, sente la propria anima carica, vi ripeto, di paure e ovviamente di pensieri un po' negativi. Vi ripeto, questo non c'entra con voi, in generale proprio nella sua vita è un momento di affaticamento, di calo, e ovviamente in questo momento tende maggiormente, vedete, a prendersi cura di sé, quindi ha un atteggiamento un po' egoistico, però obiettivamente è una persona che in questo momento non si sente bene e di conseguenza cercherà ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di temporeggiare e quindi di prendere ovviamente ancora del tempo. Proprio perché, vi ripeto, è un po' un momento, diciamo, di difficoltà sue interiori, perché, vi ripeto, è legata all'8 di picche questa sibilla, quindi una sibilla ovviamente legata ad uno stato interiore di paure, di pensieri, di preoccupazioni, di ansie. Quindi nonostante questa possa esservi sembrata una persona brillante, è una persona molto ansiosa, che tende obiettivamente a lasciarsi sopraffare da pensieri negativi e da paure, e quindi tende molto a fermarsi pensando tanto. Qui abbiamo già 2 carte di picche, di spade, che rappresentano il mentale, quindi è una persona che si lascia troppo condizionare da troppi pensieri inutili. Pensa, agisce poco questa persona. Vi ripeto, è una persona dal carattere un po' poco determinato, non parlerei di codardia, però obiettivamente è una persona che ha troppe paure
e di conseguenza se ne lascia frenare, quindi tenderà ancora ovviamente in qualche modo a, vedete, concentrarsi su se stesso, anche per cercare di superare obiettivamente questo momento, diciamo, di difficoltà, che vi ripeto non riguarda voi o soltanto voi, ma riguarda proprio la sua vita in generale. Cioè ci sono molti aspetti della propria vita, quindi anche per esempio l'ambito professionale, l'ambito familiare, economico-finanziario, che caricano questa persona di pensieri e preoccupazioni, e quindi in questo momento non se la sente di affrontare comunque anche un ritorno, ovviamente per quanto riguarda voi e la vostra storia, la vostra frequentazione. D'accordo? Dunque, passiamo ovviamente all'ultima sibilla, che ovviamente è inerente ad un eventuale appunto ritorno in un futuro più distante, quindi cerchiamo di capire entro ovviamente i prossimi mesetti se invece questa persona appunto riuscirà ad uscire da questo momento ovviamente di difficoltà, di impasse, e quindi ovviamente vi cercherà. Vediamo un po'. Allora ragazzi, qui abbiamo ovviamente la sibilla, vedete, denominata un po' di denaro. Allora, sicuramente questa persona, diciamo che un piccolo passo lo farà. Questa sibilla rappresenta ovviamente metaforicamente, allegoricamente, comunque un po' di denaro, quindi un piccolo, diciamo, tentativo che appunto questa persona andrà a fare per quanto riguarda il vostro rapporto. Quindi sicuramente questa persona ovviamente farà un piccolo gesto, però sicuramente è un piccolo gesto che ovviamente non sarà del tutto risolutivo, cioè potrebbe riscrivervi, sicuramente cercarvi, quindi dare, diciamo, un segno di sé, ma qui c'è ancora tanto da fare. Cioè, questa persona sicuramente si riaffaccerà a voi, però, vi ripeto, lo farà sicuramente con tempistiche lente e ovviamente con piccoli passi e piccoli gesti. Quindi, vi faccio un esempio. Potrebbe appunto mandarvi un piccolo SMS, un like sui social, piuttosto che un tentativo, diciamo, di riavvicinamento, magari un salutarvi in maniera più calorosa del solito. Però ovviamente questa carta parla ancora di passi troppo piccoli, quindi non del tutto risolutivi, per quanto riguarda ovviamente un ritornare insieme. Quindi questa persona sicuramente un gesto lo farà, vi ripeto, ma è una persona che deve ancora attraversare un momento di chiarimento innanzitutto interiore. Cioè questa persona deve superare questo momento di crisi personale, di difficoltà personali e di confusione. Per cui ovviamente questa persona sì, vi ricercherà, ma vi ripeto, con piccoli gesti che logicamente, ovviamente per voi potrebbero non essere, diciamo, del tutto risolutivi. Sicuramente qualcosa che vi farà piacere, perché appunto è un 7 di bastoni, quindi sicuramente il suo messaggio, il suo riavvicinamento vi farà piacere, però ovviamente qui c'è ancora ovviamente molto da fare. Quindi chiaramente successivamente questa persona vi ricercherà, quindi non entro pochi giorni, ovviamente dovrà passare un po' di tempo in più, vi ricercherà ma con un piccolo gesto, un piccolo messaggio, comunque qualcosa che vi faccia capire che voi siete ancora nei suoi pensieri, ma che comunque questo è un momento di crisi per lui. E soprattutto questa persona non riesce a superare questi ostacoli, questa gelosia nei confronti di questo giovane Bruno e quelle che lui vede come delle differenze inconciliabili, diciamo da un punto di vista ovviamente caratteriale. Quindi è una persona troppo concentrata su di sé, ve lo dicevo con la carta della debolezza, una persona che ha dei momenti di crisi anche importanti, molto probabilmente ciclici, quindi probabilmente non è la prima volta che questa persona si comporta così o con voi o magari anche con altri partner del passato. Quindi è una persona che tende ad allontanarsi improvvisamente dalla persona che sta frequentando di fronte alla prima difficoltà.
Quindi sì, la risposta alla domanda è si farà sentire sì, ma con un piccolo gesto. D'accordo? Quindi qualcosa che ovviamente per voi non sarà del tutto risolutivo, vi farà piacere, ma ci sono ancora molte questioni ovviamente da chiarire. Questa è una persona un po' in crisi per, a mio avviso, delle motivazioni che non supportano questa crisi, cioè questa è una persona molto infantile, questa è una persona immatura. A prescindere dall'età, ragazzi, può essere anche una persona adulta, non c'entra l'età, è comunque una persona che si lascia demotivare troppo in fretta e che non agisce con coraggio, è una persona molto poco coraggiosa e questo è un peccato. Quindi sì, questa persona si farà risentire, però vi ripeto, a livello caratteriale qui c'è da lavorarci un po' su. Voi sarete sicuramente contenti e felici di avere sue notizie, ma capirete che obiettivamente questa situazione richiede tempo e soprattutto forse troppo impegno ovviamente da parte vostra. D'accordo? Quindi poi la decisione ultima e finale ovviamente spetterà solo e soltanto a voi. Dunque, ovviamente questa stesa termina qui, quindi ovviamente come sempre voi sapete che poi io tendo a rifare le stese di volta in volta, quindi andremo ancora ovviamente a tenere d'occhio la situazione ed eventuali sblocchi. Come sempre ovviamente ragazze mi raccomando mettete voi come priorità. Come sempre forza, coraggio, determinazione, ovviamente buona fortuna e a presto! Dunque possiamo appunto iniziare la seconda variante e ovviamente iniziare appunto a mescolare il mazzo di Sibille e dunque per il principio di sincronicità. Quindi per chiunque comunque sia incappato casualmente ovviamente in questo video e quindi in questa seconda variante o per chiunque ovviamente abbia scelto volutamente chiaramente questa variante, cerchiamo appunto di capire se la persona con la quale avete avuto appunto una storia oppure una frequentazione, ecco cerchiamo di capire appunto se questa persona vi ricercherà, cerchiamo di capire ovviamente se lo farà entro poco tempo oppure ovviamente se questa persona lo farà entro qualche mesetto di tempo. Ovviamente cerchiamo anche di capire perché però questa persona sino ad ora non si sia chiaramente più fatta sentire, cioè cerchiamo di capire il motivo ovviamente del blocco e chiaramente cerchiamo di capire se questa persona ovviamente vi pensi ancora. Vediamo un po'. Perfetto, ora stendiamo ovviamente le carte sul tavolo di stesa, le sibille. Perfetto, allora ragazzi, come sempre, ovviamente allontaniamo dal tavolo di stesa momentaneamente il resto del mazzo in modo che possiate appunto avere di fronte a voi ovviamente le carte estratte. Dunque, come potete vedere, questo appunto è un gruppo di 4 carte, generalmente appunto usato molto appunto con le sibille, a volte anche con i tarocchi, ed è ovviamente inerente in particolar modo appunto ai ritorni. In prima posizione, ovviamente cerchiamo di capire ad oggi se questa persona vi pensa e come ovviamente vi pensa, magari anche se vi spia. In seconda posizione cerchiamo anche di capire che cosa però ragazzi lo ha bloccato e lo sta bloccando. In terza posizione il comportamento della persona ovviamente entro pochi giorni, quindi se vi ricercherà, e in quarta ed ultima posizione l'esito di questa situazione, quindi l'evoluzione ovviamente a lungo termine per quanto riguarda appunto
questa frequentazione, ricordando però comunque, come ribadisco sempre, che le sibille hanno delle tempistiche ovviamente diverse rispetto ai tarocchi, cioè per tempistiche a lungo tempo stiamo parlando di al massimo un paio di mesi, non di più, perché le sibille non hanno, diciamo, una visione ampia come i tarocchi, che invece sappiamo possono arrivare anche addirittura a prevedere eventi oltre l'anno. D'accordo? Le sibille chiaramente no. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, cerchiamo di capire se appunto questa persona vi pensa, se ha modo di vedervi o guardarvi. E qui abbiamo, guardate, la sibilla dell'incostanza, quindi iniziamo già con un 6 di picche. Allora ragazzi, la carta dell'incostanza è una carta che parla di attenzione nei vostri confronti, ma appunto in maniera, diciamo, altalenante. Cioè questa è una persona che sicuramente ancora vi pensa, perché la carta dell'incostanza parla comunque ovviamente di un pensiero, però di un pensiero che ovviamente non è continuativo. Perché questa è una persona proprio caratterialmente, quindi qui già iniziamo con, diciamo, una idea anche per quanto riguarda proprio le caratteristiche, il temperamento appunto e il carattere di questa persona ben precise, cioè una persona particolarmente, diciamo, volubile, che tende a in qualche modo lasciarsi comunque guidare inizialmente dagli istinti, quindi sicuramente questa è una persona che a volte avrebbe addirittura voglia di riscrivervi e tornare ovviamente da voi, però molto spesso si lascia frenare da sue indecisioni, insicurezze e dubbi. Quindi diciamo che è una persona che obiettivamente ha dei conflitti interiori non indifferenti e comunque ha delle difficoltà per quanto riguarda l'aprirsi a voi abbastanza importanti. Ecco, la carta dell'incostanza, vedete, può anche identificare una persona molto timida o comunque ritrosa nel palesare i propri reali sentimenti, cioè una persona che obiettivamente si fa un po' troppe bip mentali prima di poter effettivamente, chiaramente, concretamente esplicitare i propri sentimenti o comunque ciò che lui possa realmente provare. Quindi anche nel voler tornare da voi, questa persona obiettivamente si trova in difficoltà, diciamo proprio nell'intavolare a livello proprio pratico un momento dialogico con voi, cioè non saprebbe che cosa dirvi e ovviamente come dirvi determinate cose. Quindi è una persona che obiettivamente si lascia bloccare proprio da delle sue problematiche interiori che ovviamente ne sottolineano anche una certa insicurezza di fondo, chiaramente, e anche una scarsa autostima. Cioè questa è una persona che ha tantissimi complessi personali, a volte anche, diciamo, un pronunciato senso di inferiorità e soprattutto una profonda diffidenza nei confronti ovviamente delle altre persone a seguito di scottature e delusioni del passato. Quindi sicuramente questa è una persona che obiettivamente reagisce in questo modo, diciamo altalenante, quindi non continuativo anche per quanto riguarda proprio il desiderio di tornare da voi, proprio perché è una persona che è rimasta particolarmente segnata da un passato comunque duro. Anche nel caso in cui questa persona possa esservi sembrata particolarmente indifferente, vi ripeto, riguardo al proprio passato, vi ha mentito. Perché, vi ripeto, che appunto questa carta, la carta dell'incostanza, parla di chi non riesce ad aprirsi, di chi non riesce a obiettivamente palesare in maniera chiara e diretta quello che ha dentro, per timidezza, per ritrosia, per, diciamo, un senso di, vi ripeto, anche inadeguatezza, per una scarsa autostima. Cioè questa è una persona che fa veramente fatica a lasciarsi andare al dialogo, ai sentimenti, all'amore, ad un rapporto fatto di complicità, a confidenze. Cioè questa è una persona che di sé non racconta mai tutto, quindi probabilmente a voi non ha raccontato tutto di sé e del proprio passato. È una carta di spade che quindi comunque parla di silenzi, cioè questa persona non vi ha raccontato tutto in riferimento al suo passato.
D'accordo? Quindi qui non si sta parlando, diciamo, di un atteggiamento di superficialità o di leggerezza. Cioè, per esempio, nella variante precedente avevamo un soggetto della stesa particolarmente, appunto, immaturo. Ecco, in questo caso non parliamo di immaturità. Questa è una persona che ha sofferto tanto in passato, o per quanto riguarda, per esempio, il rapporto genitoriale, oppure per quanto riguarda, per esempio, una storia del passato, per cui ha veramente tante paure per quanto riguarda l'iniziare o il portare avanti una nuova storia. Quindi può apparire inaffidabile, può apparire ovviamente una persona, vi ripeto, molto volubile. In realtà è una persona che ha paura di soffrire tanto quanto possa aver sofferto in passato, o comunque una persona che ha paura, diciamo, di non veder finalmente rimarginate determinate ferite, perché non sono ancora rimarginate. Qui c'è un passato, vi ripeto, è una carta, una sibilla legata al 6 di spade. Tutte le carte di grado sesto parlano del passato. Quindi questa è una persona che ha un passato ancora difficile e da dimenticare. Vi ripeto, non necessariamente con una ex, si può anche trattare di un passato legato proprio a esperienze, per esempio familiari, genitoriali molto dure. Quindi sicuramente una persona che in questo momento alterna ovviamente dei pensieri positivi e anche propositivi nei vostri confronti, cioè vorrebbe tornare, ma ovviamente successivamente questa persona, diciamo, si lascia bloccare, quindi da delle indecisioni, da delle paure, vi ripeto, anche da una scarsa autostima, cioè questa persona pensa di non riuscire a riagganciarvi, a riconquistarvi. Quindi, vi ripeto, è una persona che ha tante paure, ma in riferimento ad una fragilità interiore dovuta ad un passato sicuramente molto difficile. Ora affrontiamo la seconda, ovviamente, carta, la seconda sibilla, per quanto appunto riguarda ovviamente il reale blocco, se ci sia qualcuno, possa essere ovviamente qualcuno che possa, per esempio, mal consigliare questa persona. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo la carta dei regali. Allora, in realtà, in questo caso, non abbiamo qualcuno che possa, diciamo, portare questa persona al blocco, cioè non ci sono persone che possano mal consigliare questa persona, bensì ritorniamo sempre sullo stesso discorso che abbiamo fatto poco fa. Cioè questa persona teme che voi rifiutiate il suo regalo, metaforicamente il suo ritorno. Quindi questa è la sibilla del favore non ricambiato, di un regalo non accettato, d'accordo? Teme che voi possiate sottovalutare qualsiasi suo gesto e che quindi voi possiate rifiutarlo. Cioè questa persona teme proprio il rifiuto da parte vostra, vedete? Teme, nel momento in cui decida di rifarsi avanti e portarvi, per esempio, metaforicamente il suo cuore dinanzi a voi, i suoi pensieri, le sue paure, i suoi racconti, teme che voi possiate, diciamo molto superficialmente, magari rifiutare questo tentativo di contatto. Quindi teme questa persona di non avere più, diciamo, possibilità con voi e quindi teme lo smacco, teme il 2 di picche, perché, come vi ho detto poco fa, questa persona ha già un'autostima sotto i piedi. Di fronte ad un ennesimo rifiuto, questa persona andrebbe veramente in crisi e quelle ferite di cui vi parlavo diventerebbero dei solchi, ovviamente dolorosissimi. Quindi questa è una persona che teme proprio che, per esempio, anche semplicemente un suo contatto possa essere seguito da un non rispondere da parte vostra, da un bloccarlo, da un toglierlo, per esempio, dalle amicizie sui social, da un non ricambiare il proprio saluto. Quindi è una persona che teme il rifiuto. Cioè, anzi, direi che questa persona è quasi convinta, perché la carta ovviamente del regalo, dei regali in accezione negativa, proprio parla di una convinzione inerente proprio al non essere più accettati appunto dalla persona del cuore. Quindi questa è una persona che ovviamente, diciamo, non sta sottovalutando voi, non pensa che voi siate una persona cattiva e superficiale, che possiate chiudergli la porta in faccia. Pensa che lui
non abbia gli strumenti adatti o il valore adatto, qui ritorniamo al discorso dell'autostima, per poter tornare ovviamente da voi. Quindi è una persona che ha paura veramente del rifiuto. È una persona che vede evidentemente in voi un valore molto elevato, anche rispetto ovviamente a se stesso, e quindi pensa che voi non siate poi più disposte ovviamente a riaccettarlo nella vostra vita, proprio perché teme di non essere alla vostra altezza. Anzi, diciamo ragazzi, non è che teme di non essere alla vostra altezza, purtroppo questa persona ne è assolutamente convinta. Quindi obiettivamente questa persona è come se già si immaginasse, diciamo, l'epilogo della vostra storia, ossia comunque per esempio un tentativo di contatto seguito per esempio da un vostro riagganciare o comunque da una frase molto secca pronunciata da voi: non mi interessa la cosa e non mi interessi più tu. Cioè questa è una persona che veramente ha il terrore del rifiuto perché ha paura di soffrire di nuovo. Quindi evidentemente questa persona deve aver veramente, ragazzi, sofferto tanto in passato, ha delle paure abbandoniche incredibili, per cui obiettivamente di fronte ad una elevata probabilità, diciamo, di essere rifiutata, ecco che questa persona ovviamente si ritira e quindi rimane ferma. Quindi teme veramente che da parte vostra ci sia proprio il classico rifiuto, il classico due di picche. Dunque, vediamo invece in terza posizione a questo punto che cosa farà questa persona ovviamente nell'immediato futuro, cioè nei prossimi giorni, prossime settimane, se questa persona cercherà di contattarvi, al di là ovviamente di queste sue paure. E qui abbiamo la carta del militare, come potete vedere, con un meraviglioso re ovviamente di denari. Allora ragazzi, la carta del militare parla sicuramente, ovviamente essendo abbinata ad un re, di comunque concretezza, cioè questa persona cercherà ovviamente di farsi forza rispetto ovviamente anche a delle sue paure e quindi chiaramente cercherà il modo per ricontattarvi, perché appunto è un re di denari che parla appunto di un atteggiamento molto concreto e molto ovviamente diretto ad ottenere comunque un risultato. Quindi sicuramente questa persona ovviamente vi dimostrerà, vi ripeto comunque attenzione, dimostrerà comunque ovviamente di voler tornare da voi, di volervi appunto ricontattare e vi ripeto dimostrerà una straordinaria forza, non solo anche proprio fisica, energia ritrovata, ma anche una grande forza di volontà e soprattutto molta passionalità. Quindi sicuramente questa persona potrebbe addirittura, tipico del militare, volervi incontrare o comunque cercare, diciamo, in qualche modo di provocare la sorte attraverso appunto un incontro che a voi possa sembrare fortuito, ma che in realtà non sarà assolutamente fortuito. Quindi sicuramente questa è una persona che agirà e lo farà in, diciamo, virtù di una grande passione che prova ovviamente nei vostri confronti, mettendo da parte molto probabilmente per la prima volta la ragione e ovviamente agirà in modo, se vogliamo, anche un po' avventato, ma lo farà proprio perché questa persona non ne può più, perché vi desidera, parliamo di grande desiderio fisico, e ovviamente un desiderio che porterà questa persona ovviamente a voler in qualche modo interrompere questo momento di chiusura. Lo farà, vi ripeto, mettendo da parte momentaneamente, tra parentesi, tutte queste paure e vi ripeto, lo farà proprio perché questa persona ha bisogno di un confronto. Il militare è una carta che parla di comunque anche a volte un atteggiamento un po' rude, se vogliamo, però ovviamente supportato da un grande desiderio, una grande volontà, vi ripeto, di riuscire. Quindi sicuramente questa è una persona che agirà e agirà, vi ripeto, mettendo da parte anche questa sensazione di inadeguatezza o comunque queste paure, diciamo, abbandoniche, il terrore del rifiuto, e deciderà invece appunto di agire. Lo farà con una forza straordinaria, a voi sembrerà di avere di fronte a voi una persona probabilmente sconosciuta, proprio perché questa persona farà ovviamente
in qualche modo leva su tutte le sue forze, le poche forze rimaste, e quindi appunto deciderà di contattarvi. Ecco, potrebbe farlo, vi ripeto, in maniera un po' avventata, in maniera quasi irruenta, ma vi ripeto, proprio perché questa persona vi desidera particolarmente. Quindi per esempio potrebbe farvi un, diciamo, particolare commento o appunto complimento sui social, magari di fronte ad una vostra foto, oppure potrebbe appunto, vi ripeto, cercare in qualche modo di vedervi proprio vis-à-vis, quindi è un'azione molto diretta, un'azione anche molto forte, l'azione del militare, proprio ovviamente per cercare di sfidare le regole, sfidare il destino, e facendo appunto di tutto per poter vincere anche queste sue paure. Anche nel caso in cui sia una persona impegnata e la vostra sia stata appunto una storia con una persona impegnata, quindi nascosta, agirà mettendo da parte proprio la paura del rischio. Quindi questa persona cercherà proprio di sfidare il destino, il karma, quindi arrivando direttamente da voi. E vi ripeto, potrebbe farlo in modo un po' avventato, ma perché questa persona non ne può più, ha bisogno di voi, soprattutto, vi ripeto, vi desidera molto. Cioè voi gli piacete molto da un punto di vista fisico, e questo sarà il movente, diciamo, giusto, proprio per cercare di agire. Ecco, lo farà, vi ripeto, sicuramente in tempistiche non lunghe, ovviamente non domani, quindi comunque parliamo di qualche settimana, quindi sicuramente una persona che vi darà un segno della propria presenza ovviamente nella vostra vita, vi farà capire che ancora voi fate parte ovviamente dei suoi pensieri, e lo farà, vi ripeto, spinto in particolar modo, diciamo, dal desiderio. Quindi è una persona che ha modo evidentemente di ammirarvi, quindi di vedervi o vis-à-vis oppure proprio ad esempio sui social, e quindi desiderarvi particolarmente. Ecco, questo lo farà agire in maniera un po' rischiosa, in maniera, vi ripeto, azzardata e avventata, ma vi ripeto, forse, diciamo, in maniera giusta, corretta in questo momento, mettendo appunto da parte tutte queste paure, tutti questi pensieri che appunto sino ad ora lo hanno bloccato. Quindi voi, diciamo, che reagirete in maniera molto sorpresa, perché probabilmente non vi aspettereste, diciamo, per esempio, di vedere nell'elenco delle persone che guardano le vostre storie il suo nome, e questa cosa ovviamente vi farà molto piacere, d'accordo? Quindi un segnale qui sicuramente vi arriva, e vi ripeto, un segnale anche abbastanza forte, abbastanza importante, che comunque vi farà capire obiettivamente che questa persona ha voglia di sfidare lo sfidabile, cioè una persona stanca di doversi ovviamente castrare, anche in virtù ovviamente di sue paure del tutto personali. Vediamo ora a questo punto però come procederà ovviamente la situazione per quanto riguarda l'evoluzione di questa storia, ovviamente guardando oltre le prossime settimane. E qui abbiamo la carta della visita, che è una carta veramente molto bella. Allora ragazzi, chi ha scelto questa variante, ovviamente vi confermo che qui c'è veramente uno sblocco rispetto invece a me, a chi ha scelto la prima variante. Ecco, in questo caso invece c'è uno sblocco, quindi non c'è soltanto un cercare di contattarvi, ma qui c'è proprio un vedervi. Ve lo dicevo ragazzi, ecco la carta del militare, che qui c'è proprio evidentemente anche un incontro che a voi parrà fortuito, ma non sarà fortuito, cioè questa persona cercherà di ovviamente spingersi oltre. Ecco, e la carta della visita parla appunto di un vedersi, vedete, è proprio una carta molto chiara, una sibilla molto chiara, che parla appunto proprio di un tentativo che andrà a buon fine, però questa volta ovviamente, di vedersi e di avere di nuovo la possibilità appunto di riparlare. Quindi sicuramente vedete una carta di coppe, quindi ovviamente legata al fante di coppe, quindi ad un invito, comunque ad una, diciamo, voglia, un desiderio molto importante, ve lo dicevo ovviamente, di rivedervi e chiaramente di stare con voi. Questa persona potrebbe proprio invitarvi per esempio ad uscire insieme, anche semplicemente per bere un caffè insieme, per andare a mangiare una pizza, cioè qualcosa comunque di molto semplice, di molto dolce, di molto tenero, appunto è un fante di coppe, ma che a voi farà veramente molto piacere. Quindi sicuramente questa situazione andrà a sbloccarsi. È una carta che parla proprio di un incontro ovviamente a cui seguirà un colloquio molto piacevole vis-à-vis.
Ecco, per voi sarà un momento molto importante perché parliamo appunto di coppe, cioè vi batterà forte il cuore, sarà una situazione molto bella e di svago, quindi trascorrerete delle ore veramente molto piacevoli con questa persona, in particolar modo a conversare, quindi una carta che parla di appuntamento, che parla di invito, che parla di una riunione e che parla appunto di un rivedersi sorprendentemente piacevole, quindi sarà per voi proprio una sorpresa. Tra l'altro è una carta che parla di notizie in arrivo, attraverso, vi ripeto, anche lettere, messaggi, dichiarazioni importanti, quindi aspettatevi sicuramente un ricontatto da parte di questa persona, ovviamente che avrà come scopo proprio primario il rivedervi, quindi l'incontrarvi e il rivedervi. Quindi sicuramente una carta che parla di un piacevole intrattenersi ovviamente con questa persona e ovviamente di sentimenti che torneranno a galla, cioè sicuramente quello che provate l'uno per l'altra si sentiranno, quindi verranno ovviamente percepiti sia per quanto riguarda le comunicazioni scritte che anche ovviamente il rivedervi. Quindi vi ripeto, sicuramente questa è una persona che vorrà riallacciare ovviamente i rapporti con voi e vorrà addirittura rivedervi. Vi ripeto ragazzi, come vi ho detto a inizio stesa, che la Sibilla ha tempistiche ovviamente non lunghe per quanto riguarda appunto le stese, quindi non stiamo ovviamente facendo una stesa con i tarocchi, ma con le sibille, di conseguenza la stesa ovviamente ha tempistiche più brevi, al massimo, vi ripeto, un paio di mesi, quindi al massimo entro un paio di mesi questa persona vi ricontatterà e ovviamente vi vorrà rivedere, quindi sicuramente qui c'è di nuovo un riprendere comunque dei contatti e anche evidentemente una frequentazione, perché è una carta di coppe, quindi sicuramente quello che provate l'uno per l'altra ovviamente tornerà ampiamente a galla, quindi diciamo che è una carta che parla anche di dichiarazioni veramente molto importanti, quindi questo movimento, questo gesto che andrà a compiere questa persona sarà obiettivamente un gesto proficuo, quindi finalmente riuscirà a mettere da parte le proprie paure e sicuramente questa situazione porterà appunto ad un rivivere momento importante ovviamente della vostra storia, quindi qui la risposta è assolutamente positiva, sicuramente appunto la vostra storia riprenderà diciamo anche molto bene, proprio perché appunto avrete modo ovviamente di rivedervi e anche di dichiarare ovviamente vicendevolmente i vostri sentimenti l'uno all'altra. Dunque, ovviamente anche questa stesa, questa variante chiaramente termina qui. Come sempre, ovviamente, ragazzi, voi sapete che io poi tendo ovviamente a rifare le stese, di conseguenza andremo comunque a tenere ancora d'occhio la situazione e ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, mettetevi, mi raccomando, sempre come priorità e ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto!